Ci hanno detto che per divertirci è obbligatorio sapere ogni singola regola del manuale. Il divertimento però non sta nel comma 3 a pagina 42 del chapter approved di Warhammer Age of Sigmar o qualsivoglia gioco. Ho visto delle partite noiosissime fatte con dei regolamenti che sulla carta sembravano perfetti, però dall'altra parte ho visto delle partite divertentissime fatte con regolamenti che magari erano composti da semplicemente 2 pagine. Ovviamente il mercato attuale, soprattutto se andiamo a vedere a giochi grandi come Warhammer 40.000 o similari, vi spinge a ricercare sempre un bilanciamento. I regolamenti stessi dicono di essere bilanciati, questo per portarvi più a un aspetto competitivo del gioco, con punti uguali, schieramenti speculari, tutto uguale tra i due avversari in modo che tutto possa essere il più bilanciato e equo possibile. È sicuramente più sportivo, ma è anche noiosissimo. La guerra, quella vera, quella che il wargame cerca di simulare, quella che vedete nei film, quella che leggete nei libri, non è mai equa. È proprio per questo che si vengono a creare quelle scene incredibilmente epiche, perché i pochi riescono a vincere e a difendersi, prevalere sui molti. Gli eroi che erano in svantaggio diventano degli eroi gloriosi. E se voi state cercando di capire chi è più bravo sul campo da gioco, con degli eserciti matematicamente uguali e campi uguali, tutto perfettamente equo perché possiate avere la stessa possibilità di battere l'avversario che il vostro avversario ha con voi, state giocando a scacchi con delle miniature. E ovviamente sappiamo tutti che costa molto meno una scacchiera del nostro hobby. Molti pensano che il wargame narrativo sia un po' un giocare a caso, quindi quando non c'è il bilanciamento e vuoi creare semplicemente una storia, cosa stai giocando a fare? Ovviamente non è giocare a caso un wargame narrativo, ma è dare un contesto e dare un significato a ogni tiro di dado. Ma molte volte si tratta anche semplicemente di forma. Nella prima opzione dobbiamo tenere l'obiettivo 2 e ogni volta che teniamo l'obiettivo 2 faremo 5 punti vittoria a turno. Nel secondo caso, la mia squadra di Space Marine è circondata, ha finito le munizioni e deve tenere comunque il bunker da un assalto tiranide finché non arriva la sua estrazione. E se il capitano muore, la missione è persa. Probabilmente a livello visivo le regole sono le stesse, avete usato gli stessi punti, ma le regole così narrative hanno cambiato completamente la scena. Da una parte state giocando letteralmente una partita, uno sport, dall'altra ogni tiro di dado fallito vi farà sudare freddo. Ovviamente non tutti i giochi sono così, ma il mercato, come si sta evolvendo, sta portando molti giochi a essere così. E soprattutto in Italia, dove il nostro hobby continua a rimanere di nicchia ed è sempre difficile trovare giochi differenti rispetto alla major di Warhammer, questo è il cuore che manca. Ora vi do 3 regole d'oro che vi permetteranno di creare scenari molto divertenti e che potete utilizzare subito dalle prossime partite con i vostri amici. Non serve essere degli scrittori per metterli in pratica, ma provateci, perché secondo me la vostra partita diventerà molto più divertente. Asimmetria. Smettetela di giocare con i punti paritari. Se una parte giocherà con 1500 punti, potete provare che l'altra giochi in difesa con 1000 punti. E se magari volete inserirgli dentro anche una bella fortezza perché sono svantaggiati e quindi hanno bisogno di una protezione in più, fatelo. Evento casuale, il meteo, rinforzi che arrivano in ritardo, un bombardamento orbitale. Inserite una variabile che i giocatori non controllano, perché ricordate che il caos genera storie. L'obiettivo narrativo. Smettete di far parlare i punti, date un obiettivo narrativo alle vostre unità. Questo può essere scortare un VIP, scortare un convoglio, rubare delle informazioni chiave, intrufolarsi in un edificio per ottenere qualcosa, uccidere il capitano avversario. Le possibilità sono infinite. Ovviamente fate attenzione che queste regole valgono per tutto. Non valgono semplicemente per i giochi narrativi e non valgono semplicemente per i giochi agnostici. Dovete imparare a far scaturire storie dalle vostre partite. Quindi questo vale sia per Warhammer 40.000, sia per Bolt Action, sia per One Page Rules, in egual misura. Così come il gioco di ruolo vi dà delle regole su cui creare tutto quello che volete e poi interpretate e create andando avanti, così anche il wargame deve essere
un contenitore, quello che è il manuale, che poi voi utilizzate per tirare fuori degli attrezzi e costruire le vostre storie, le vostre battaglie. Questo ad alti livelli vi può portare anche a voler cambiare delle regole che non vi piacciono. Ovviamente se non vi serve il martello e dovete tagliare un pezzo di legno, lasciate il martello da parte e prendete la sega, ma sta tutto completamente a voi. Non decide Games Workshop e non decide Warlord Games. Vi sfido a provarci, veramente. Nella prossima partita che fate con un vostro amico, un vostro compagno di giochi, non giocate con le regole dei punti vittoria, di qualsiasi sia il vostro gioco. Giocate uno scenario narrativo, usate i 3 punti fondamentali che vi ho elencato e provate a scrivere uno scenario di poche righe e giocare, divertirvi e ovviamente poi venite qua sotto nei commenti a dirmi che avevo ragione. Ricordate di inserire asimmetria, eventi casuali e obiettivi narrativi al vostro scenario. Se volete sapere come noi stessi applichiamo queste regole all'interno di Wargames per Passione e i nostri scenari, state sintonizzati, iscrivetevi sia sul primo canale che sul secondo dove vedrete i Battle Report e avrete modo di vedere come utilizziamo noi stessi queste regole, perché stiamo organizzando una serie di Battle Report con scenari narrativi proprio per questo. E ricordate, le miniature sono vostre, il gioco è vostro, così come lo è il divertimento che ne scaturirà.